Nella vita le occasioni vanno prese al volo e quella di oggi sicuramente non me la lascio scappare. È già perché nelle scorse puntate ho avuto la possibilità di provare una barca che mi ha entusiasmato. Sto parlando proprio di questa, il Ranieri Sauvage 34 by Antonio Ranieri. Me lo ricordate? Insomma, una carena semplicemente strepitosa che però in quel test aveva solo una cosa migliorabile: avere ancora più potenza a poppa. E indovinate un po', oggi ce l'avremo. È già perché la stiamo per provare col top di gamma di Suzuki. Sto parlando di una doppia motorizzazione DIF 350 AMD Dual Prop che svilupperà in totale 100 cavalli in più rispetto all'ultima volta. Quindi, secondo voi, con 700 cavalli riuscirò a superare il limite? Beh, lo scopriamo. Questo è The Boat Show. Il concetto che sta alla base del Ranieri Sauvage 34 by Antonio Ranieri è stato quello di realizzare un'imbarcazione sicuramente dallo stile americano, certo, ma arricchita nei dettagli pratici e stilistici da un'anima del tutto mediterranea. Il layout di tutta la coperta è ergonomico e ottimizzato per agevolare al massimo i movimenti e la vita di bordo. I vani tecnici sono chiari e fruibili, oltre che utili come spazio aggiuntivo per lo storage. I due moduli centrali trovano più configurazioni, con il tavolo in compensato marino a movimentazione elettrica. La sovrastruttura, anche lei in vetroresina, appoggia sul modulo wet bar attrezzabile di tutto punto con piastre e frigoriferi. Quest'area è stata la più rivisitata dalla numero 1 alle unità successive. Adesso la sovrastruttura appoggia su 4 punti e non più su 3, 2 prodieri e 2 poppieri, così da aumentarne la stabilità in fase di navigazione. Poi lungo tutto il perimetro è stato aggiunto un tientibene molto solido per agevolare e rendere più sicuro il passaggio poppa-prua. Ultimo, ma non per importanza, sicuramente è il recesso che troviamo sul cockpit, così da aumentare di molto la visibilità verso prua. La prua è puntata. Sopra trova spazio una grande area cuscinata, mentre sotto coperta i volumi ricercati puntano ad offrire un comfort casalingo. Il divano, nel disimpegno, è molto profondo e contiene un frigorifero a cassetto. A scelta, l'ambiente prodiero, dove trova anche sede l'armatoriale, può trovare la sua privacy grazie ad una paratia. A poppa, una seconda cuccetta. Il bagno è di grandi dimensioni e il box doccia può essere scelto separato. Beh, insomma, dalla numero 1 che abbiamo provato ai tempi ad oggi, su questa unità i dettagli sono decisamente più raffinati. Ma sappiamo anche che il meglio, questa imbarcazione, il Sauvage 34, lo dà sicuramente fuori, con i motori accesi. E quindi cosa aspettiamo? Andiamo! A volte il mare dà e a volte il mare toglie. Ah già, non fraintendetemi, oggi la giornata è stupenda qua a Varazze, ma quasi fin troppo bella. Il mare è piatto, sembra un lago. Solo che con questa carena mi sarei divertito molto di più se ci fosse stata un po' d'onda. Già, le barche che sanno navigare bisogna metterle sotto torchio al massimo per poter capire il loro vero potenziale. Questa poi pensate che è una delle ultime carene che ha disegnato di suo pugno Toto Ranieri e ha disegnato un vero capolavoro. Lo shape è di uno stile americano, dei fisherman oceanici. A prua è molto fine per poi aprirsi in uno svasamento che si chiama Carolina Flare. Per sfruttare al massimo questo shape di carena, però, bisogna avere un'imbarcazione dalla massa importante. Questa in particolare è stata resinata a mano con lo stile classico, con resina isoftalica e fibra di vetro. La grande capacità di customizzazione però del cantiere, che fa tutto in house, dà anche la possibilità di scegliere altri tipi di fibre, come il carbonio o il Kevlar.
però le 3,5 tonnellate dello scafo a vuoto lavorano molto bene. Certo, bisogna avere a poppa dei motori che sostengono questo peso. E noi oggi naturalmente ce li abbiamo, già perché i Suzuki DF 350 AMD hanno il brevetto Dual Probe che prevede 2 eliche controrotanti per motore. Questo aiuta a scaricare in acqua perfettamente tutta la potenza che questi gioielli giapponesi riescono a sviluppare, senza cavitare, ma riuscendo a spingere imbarcazioni potenti come questa. Ma questa è la teoria. Adesso noi fermiamo l'imbarcazione e facciamo una vera e propria prova di partenza. Oh oh! Wow! L'accelerazione è impressionante! Siamo già a 40 nodi e sembra di essere stati lanciati con una fionda. La percezione è quella che le eliche non stiano girando in un fluido, ma piuttosto in un solido. Le 4 eliche controrotanti hanno collaborato per avere la massima trazione in acqua. Questi motori sembrano i 4x4 del mare. Va bene, però adesso calmiamoci un pochino e vediamo un po' qualche dato. 4.450 giri minuto, stiamo facendo 33 nodi.1, il flusso di carburante richiesto è di 99 litri ora. Ok, cominciamo a divertirci adesso e viriamo. Ci entro tranquillamente a 30 nodi, mi fido ormai di lei. E guardate che virata stretta riesco a fare senza cavitare, la trazione è massima là dietro e se aumenta ancora il gas, sentite che, mamma mia che accelerazione. Proviamo dall'altra parte, andiamo giù a dritta. Wow. La carena è una carena monoedrica, ha i pattini e non ha i redan e a poppa sviluppa un angolo di dead rise molto profondo. Ok, anche di qua stringo una bella virata. La stabilità di questo scafo è impressionante, è anche dettata dall'angolo di china, dal ginocchio che è molto pronunciato e parte da prua per finire verso poppa. Questo aiuta tanto lo scafo quando è in manovra, ma lo sostiene anche durante la navigazione in rotta. Oh, adesso ho trovato un po' d'onda lunga, andiamo a vedere come si comporta. Ah, che meraviglia! Ma sapete perché sono così emozionato? Ma perché è difficile trovare scafi che quando ricadono sull'onda dopo averla sorpassata ci entrano in una maniera così morbida, sembra di essere su un vero e proprio materasso. È la stessa sensazione che ho avuto ai tempi e la ritrovo oggi, qua, nelle acque della Liguria. Che meraviglia! Ma quanto è bello navigare così, ma quanto ci si diverte! Adesso però è arrivato uno dei momenti che più preferisco e già sapete di cosa sto parlando. Il cantiere infatti dichiara che con questa motorizzazione 700 cavalli con il Dual Probe di Suzuki là dietro, il Sauvage 34 può arrivare a toccare i 45 nodi. E io oggi come sempre ho 2 obiettivi. 1, raggiungerli. 2, superarli. Aprendo tutto il gas, i motori là dietro cantano. Sento l'esigenza di alzare un po' lo scafo dall'acqua. Tutto diventa più morbido, ma la stabilità non cambia. Mi sento totalmente a mio agio, anche senza tenere la ruota. Voi però fatelo. Ragazzi, non sto navigando, no, perché in questo momento sono su un tappeto volante che ha appena toccato i 47 nodi, punto 1. Che meraviglia! Beh, insomma, Totto Ranieri è uno di quegli uomini che resterà nella storia della nautica internazionale, certo per le sue idee, per il suo modo di essere e per il suo carisma, ma soprattutto per ciò che è riuscito a creare e ciò che ci ha lasciato anche dopo di lui.